Stamattina ho visto chilometri di auto in coda, tutti in fuga verso pochi giorni di ferie e libertà. Ma davvero la libertà deve essere un'eccezione? Se anche tu senti che qualcosa non torna, forse è il momento di pensare a come riscrivere le regole. Io l'ho fatto, nel video ti spiego come. Le ferie non mi sono mai piaciute, non perché sia uno di quelli che il lavoro è tutto nella vita. No, semplicemente non ho mai avuto un buon rapporto con le ferie. Per molti sono bramate, per me sono sempre state un campanello d'allarme. Se devi fuggire da qualcosa per stare bene, probabilmente quel qualcosa va cambiato. Ho sempre pensato che le ferie siano la spia rossa che lampeggia quando la vita è in sovraccarico. Anche quando avevo 20 anni e vedevo tutti partire in luglio e agosto come salmoni nella corrente, io preferivo lavorare. Niente code, niente spiagge affollate, niente voli con applausi all'atterraggio. Mentre loro si rilassavano per una settimana, io pensavo, davvero ti basta così poco per sopportare tutto il resto dell'anno? Il mio obiettivo non è mai stato staccare, ma vivere in modo da non dover mai staccare. Quando lavoravo come dipendente molti anni fa, evitavo i classici periodi da calendario e li lasciavo volentieri ai colleghi che dovevano tassativamente fare 15 giorni in agosto giù al sud. Anzi, lavoravo anche durante i weekend o le festività. Era strategia. Poi ho iniziato a creare lavori miei, nuove attività che mi appassionavano e quindi non sentivo il bisogno di fare pause. Avevo iniziato a costruire percorsi dove il lavoro e il piacere non fossero più separati da una barriera chiamata ferie. La maggior parte di noi vive in un mondo che stabilisce quando divertirsi, quando riposare, quando lavorare. È una gabbia e le ferie sono parte di questo sistema. Un contentino ben confezionato che ti fa sentire libero per 25 giorni all'anno, ma ti incatena per i restanti 340. La scena che mi ha sempre fatto più tristezza? Le grandi domeniche di rientro, con le autostrade intasate. La gente che guarda il calendario per capire quando sarà il prossimo ponte, volti stanchi, sguardi persi, qualcuno che dice meno male che tra 4 mesi si va in montagna. Ma davvero è piacevole vivere così? Aspettando un'altra evasione? A me sembra che questo modo di pensare sia il sintomo di un malessere più profondo, un lavoro che non appaga, una routine che soffoca, un contesto che non sentiamo più nostro. Se fai un lavoro che non sopporti, non bastano 3 settimane l'anno per bilanciare la frustrazione, no? Non serve una vacanza, serve un progetto di vita nuovo. E spesso il problema non è il quando riposare, ma il perché lavorare. Anche per questo io ho sempre cercato di progettare lavori nei quali il confine tra tempo libero e attività professionale diventasse sfocato. Non perché volessi lavorare sempre, ma perché volevo vivere sempre, senza sentire il bisogno di una pausa forzata per respirare. Ho lasciato lavori comodi, ho costruito attività da zero, ho cambiato direzione più volte, ho gestito piccole aziende, venduto prodotti locali, vissuto in montagna, al mare, avviato progetti digitali e agricoli. In tutto questo le ferie? Quasi mai, non per dovere, ma perché non ne sentivo il bisogno. Quando fai qualcosa che ti stimola, non c'è niente da recuperare. Non sto dicendo che non si debba mai riposare, dico che, secondo me, il vero obiettivo è crearsi una vita in cui non devi scappare. Ad esempio, costruire un lavoro in un borgo, non per scappare dalla città, ma per iniziare finalmente a scegliere i propri tempi. Oggi, quando sento qualcuno dire non vedo l'ora che arrivino le ferie, sorrido con un misto di comprensione e malinconia, perché capisco cosa c'è dietro. Ma so anche che esiste un'altra strada, una vita dove il tempo è tuo, non scritto sul calendario aziendale. La libertà più grande? Svegliarsi il martedì e decidere di rallentare, prendersi una pausa il giovedì senza doversi giustificare con nessuno, fare il pieno di vita senza fare il pieno in autostrada. Non è facile, ma è possibile e ti cambia tutto. Non esiste il lavoro perfetto, esiste un equilibrio che ti assomiglia e a volte quel cambiamento parte proprio da una riflessione semplice. Perché ho bisogno di ferie? La risposta non è su un sito di viaggi, ma dentro di te.
e forse anche in un piccolo borgo dove puoi ricominciare, non per evadere, ma per abitare davvero la tua vita. Ci vediamo alla prossima! Iscriviti al canale, metti un mi piace, un like, condividi e commenta e poi guarda questo video.